Il metodo di Riley serve a costruire un modello del volto. Un modello che non corrisponderà esattamente a ogni volto, dato che nella realtà non c'è un volto uguale a un altro. È utile però conoscerlo perché è una buona guida per individuare le varie parti della testa e le relazioni che ci sono tra di esse. È comodo anche per individuare i piani facciali, le aree del volto cioè, dove cade la luce o si generano le ombre. Vediamolo aiutandoci con una foto. Cominciamo con un cerchio, che sarà grande quanto la distanza tra la sommità del capo e la bocca. Disegniamo gli assi principali del cerchio. L'asse orizzontale corrisponde alla linea delle sopracciglia. Quello verticale divide il volto in due parti simmetriche. Dividiamo la metà inferiore in 4 e individuiamo su questa linea la base del naso e la linea degli occhi. Aggiungiamo due linee a uguale distanza sotto al cerchio e individuiamo così la base del mento. Dividiamo allo stesso modo in verticale e individuiamo i lati del volto. Occupiamoci ora del naso. Idealmente è largo poco più di un quinto della larghezza del volto. La stessa misura corrisponde alla distanza tra gli occhi ed è uguale anche alla larghezza degli occhi. Possiamo racchiudere il naso in un rettangolo alto fino alla linea delle sopracciglia. Per individuare le parti principali, cominciamo con un piccolo semicerchio sopra la linea di base, la punta del naso. Uniamo con la base del rettangolo e facciamo un altro semicerchio sotto. La zona fra glabella e radice del naso può essere semplificata in un trapezio rovesciato. Il dorso del naso è invece dritto. Facciamo un altro piccolo rettangolo e si congiunge alla punta con un altro piccolo trapezio. Abbiamo diviso il naso in 3 parti. Infine, per i lati del naso facciamo 2 curve così. Veniamo ora alla bocca. Si trova più o meno alla base del cerchio. La sua larghezza varia, ma più o meno gli angoli della bocca sono allineati al centro degli occhi. Il labbro inferiore termina a metà strada fra naso e mento. Il labbro superiore è a 1/3 la distanza naso-bocca. La forma della bocca. Basta fare 5 semicerchi e unirli, così. Evidenziamo ora le orbite oculari, che sono sempre incassate nel volto e generano quindi delle ombre. Facciamo 2 cerchi col centro sulla linea degli occhi. Per la forma degli occhi non esiste uno standard, ce ne sono di infinite. C'è però una regola che vale sempre. Sopra la linea dell'occhio ci sarà un po' più della metà dell'occhio, sotto la linea un po' meno della metà. L'irid poi è largo come metà dell'occhio intero. Le sopracciglia si piegano un po' sul trapezio della radice del naso e in corrispondenza delle tempie, sulla linea esterna degli occhi. Se dividiamo in 4 parti uguali anche la metà superiore del cerchio, troviamo invece l'attaccatura dei capelli.
Infine le orecchie. Se il viso non è inclinato né verso il basso né verso l'alto, si trovano fra la linea delle sopracciglia e la linea del naso. Facciamo ora il contorno del viso. Sporgi un po' al di sopra del cerchio e un po' anche ai lati, fino alla linea degli occhi. Scende quasi dritto fino alla linea del naso. Rientra di poco fino alla linea della bocca, poi piega decisamente verso il mento sulla mascella. Il collo è largo più o meno come l'esterno degli occhi. Individuiamo ora alcuni piani facciali. La linea delle tempie va dalla linea dell'attaccatura dei capelli alla linea degli occhi e sfiora l'orbita oculare. Quest'altra linea tocca lo zigomo e arriva fino a metà mascella. Delimita la parte più laterale del viso. La parte interna della guancia è delimitata da una piccola linea come questa. E prosegue fino agli occhi. Quest'altra linea delimita la parte inferiore dello zigomo. Un piccolo ovale identifica il filtro fra naso e bocca. Un ovale più grande la sporgenza del mento. Questo cerchio attorno alla bocca individua invece lo spazio occupato dalla dentatura. Quest'altro cerchio per identificare meglio alcuni piani delle guance e del mento. La parte centrale della fronte così. E infine il muscolo del sopracciglio, che di solito sporge un po' ed è responsabile del corrugamento della fronte e quindi di alcune espressioni facciali. Per fare qualche esempio, se il nostro volto fosse illuminato da una sorgente di luce frontale, le aree più luminose sarebbero quelle evidenziate in giallo, le meno luminose quelle evidenziate in blu. Se fosse illuminato da una sorgente laterale, invece, avremmo qualcosa del genere, e se la sorgente provenisse dall'alto, avremmo qualcosa del genere. Abbiamo disegnato un viso ideale, un modello con proporzioni medie. Nella realtà queste proporzioni potranno variare un po' da un volto a un altro. Nella pratica riconoscere tutte o alcune delle parti e dei piani facciali evidenziati e come stanno in relazione fra loro sarà un utile esercizio per ottenere la verosimiglianza di un ritratto.